Moto Guzzi V100 Mandello, ovvero la new age del marchio di Mandello del Lario, la piattaforma su cui Moto Guzzi costruirà un sacco di nuove moto, a partire dalla V100, ma poi con la Stelvio che sappiamo arriverà a breve, e più altre nuove moto. Una moto davvero tutta nuova per Moto Guzzi, una moto che abbiamo già provato, avevo già provato durante la presentazione stampa. Voi sapete che come abitudine noi facciamo ruotare, ovvero se uno va alla presentazione stampa magari un altro giornalista prova nel 1000 km con, ma qui ho esercitato il mio diritto di direttore. Volevo tornare sulla Moto Guzzi V100 Mandello perché quando l'ho provata in presentazione nelle strade del lago di Como ero sicuro di avere lasciato a casa qualcosa, perché quelle strade non le rendevano giustizia fino in fondo, quindi ci ho voluto tornare su e quindi adesso è arrivata in redazione e siamo pronti per partire per uno dei nostri 1000 km con l'acqua, perché comunque in questo periodo evitarla è quasi impossibile. Speriamo che durante il percorso insieme alla V100 Mandello il tempo vada anche a migliorare, ma intanto azzeriamo il contachilometri e partiamo per il nostro 1000 km con. Piccolo riassunto prima di partire. Questa è senza dubbio la moto più importante per Moto Guzzi degli ultimi anni. Fondamentale perché porta al debutto la nuova piattaforma con cui Moto Guzzi andrà all'attacco del mercato negli anni a venire e perché ha finalmente modernizzato il progetto, pur senza snaturarne i connotati principali. Perché il V2 longitudinale di 90 gradi è ancora lì, il cardano è ancora lì, gli stilemi del marchio dell'Aquila sono ancora tutti lì. Sì, anche il design, che sebbene tutti si affannino a cercare ispirazioni a destra manca, invece guardate un po' chi si ispira. Detto questo, ecco un piccolo riassunto sulle caratteristiche tecniche della Moto Guzzi V100 Mandello. Il bicilindrico da 1042 cm3 eroga 115 cavalli a 8700 giri. La frizione idraulica, il cambio a 6 marce con cambio elettronico, il serbatoio da 17 litri, la sella piazzata a soli 815 mm da terra. Elettronica, tutta quella che serve, con piattaforma inerziale, acceleratore elettronico multimappa e sulla versione S, protagonista di questo 1000 km, le sospensioni semiattive. Tutto per un prezzo che al momento in cui va online questo video è di 17.999 euro, franco concessionario. Ma adesso andiamo al sodo. Primo stop dopo più o meno 250 km, ormai lo sapete, in cui ho usato e ho anche condiviso un po' con la redazione la V100 Mandello, perché quando è arrivata erano tutti veramente curiosi di provarla, un po' nell'uso cittadino, diciamo, e un po' nell'uso extraurbano. Faccio un piccolo riassunto. L'ergonomia a me piace molto per alcune cose, mi piace molto la calzata dove è tutto bello liscio, non ci sono nessun tipo di contatto fastidioso, bella la piega delle gambe, un po' lunghina dalla sella al manubrio per chi come me non è super alto, niente di insuperabile, però la posizione in sella sicuramente della V100 Mandello non è una posizione super sportiva, è una posizione abbastanza rilassata, sicuramente attiva ma non caricata tantissimo sull'avantreno. Di buono c'è che è molto regolabile la moto, perché vabbè, leva di frizione e freno regolabili a distanza, ma anche leve di cambio e freno hanno un piccolo eccentrico che consente di adattare la lunghezza la distanza della pedalina dalla pedana e quindi adattarla alla lunghezza del piede. Una cosa che secondo me vale molto la pena fare con attenzione, soprattutto per il cambio, perché il cambio, una volta regolato bene, migliora nel suo funzionamento. Protezione aerodinamica, in questo primo pezzo non ho fatto granché autostrada, diciamo, però ero curioso di capire come funzionasse il cupolino, perché quando l'ho provato alla presentazione abbiamo fatto dei pezzi abbastanza lenti. Devo dire che ovviamente se uno vuole viaggiare il cupolino alto è un optional obbligatorio. L'ho tenuto quasi sempre in posizione alzata come lo vedete adesso, piuttosto che diciamo, se devo fare un commento sulla protezione, devo dire che più che l'altezza il problema è la larghezza di questo cupolino, ovvero per quello che mi riguarda non sono altissimo, sapete 1,71 m, l'aria mi arriva sul casco, non ha turbolenze, quindi questo va bene, però le spalle questo cupolino te le lascia tutte fuori, quindi anche se non è altissimo la protezione in altezza non è male, la protezione in larghezza secondo me è un pochino migliorabile.
piccola parentesi prima di chiudere questo intervento dei 250 km, funzionalità comandi centrati, le mappature cambi super veloce, anche con la moto in movimento non devi poi chiudere gas, tirare frizione, insomma si innestano velocemente. Sapete che sono 4, sono turismo, sport, strada e pioggia. Le mappature agiscono anche sulle alette che si possono ovviamente regolare, della protezione aerodinamica, alette di cui, faccio una parentesi, protezione aerodinamica riguarda anche le alette, possiamo decidere di tenerle tutte aperte, sempre chiuse, farle aprire a una certa velocità a seconda della mappatura inserita, quindi si può veramente giocare. La loro funzionalità è valida nella parte bassa, tolgono tipo il 20% di carico, non aspettatevi un miracolo, non trasformano la moto in una GT. Ecco, quindi però funzionalità dei comandi, tornando, tutto sott'occhio. Il menu con i 4 pulsanti secondo me è uno dei migliori, perché comunque i menu con i 4 pulsanti sono quelli che funzionano meglio, enter, exit, su, giù, le mappature le gestisci tutte bene e tutti i controlli che devi fare, il menu è chiaro e il display si vede molto bene anche nelle giornate migliori di oggi con tanta luce. Questo è più o meno quello che mi sono segnato nei primi chilometri che stiamo facendo, proseguiamo il nostro giro. Più o meno metà del nostro percorso, dei nostri 1000 km insieme a Laguzzi. Oggi mi sto godendo tra una pioggia e l'altra, tra l'altro piogge che stanno insomma devastando un po' l'Italia, speriamo che si metta tutto a posto velocemente, ma oggi è una bella giornata, quindi ci godiamo un pochino anche di un bel panorama di collina, strade giuste da fare con la Guzzi, perché è una moto con cui è bello anche andare piano. Mi concentro un po' sul motore in questo capitolo, tra virgolette, motore che a me era piaciuto la presentazione e che qui ho riscoperto, ritrovato, cogliendone i lati positivi. Super elastico il bicilindrico, riesce ad andare in sesta veramente a 2000 giri, non strappa, non ha nessun tipo di problema, accompagnato peraltro da una trasmissione che mi piace al 70%, mi spiego meglio. Il cardano, tutta la parte della trasmissione vera e propria è davvero centrata, secondo me. Non c'è l'effetto ascensore che noi conosciamo, anche se non ha altri strumenti come altre marche che montano il cardano, la moto resta sempre molto stabile. Non ci sono giochi di trasmissione, quindi un cardano veramente promosso, 10 lode. Il cambio merita un capitolo un po' a parte, nel senso che è un cambio che secondo me va diviso in due parti. Il cambio meccanico in sé per sé non è male, è preciso, è corto, non è morbidissimo, bisogna insomma spingere un po', e soprattutto la folle quando il motore è freddo si fa un pochino fatica a trovare, quando invece si scalda si trova molto meglio, quindi cambio secondo me, se lo usi con la frizione, bello. Argomento quick shifter invece magari da sistemare, so che è una cosa nei radar dei ragazzi di Moto Guzzi, ma mi spiego meglio. Il quick shifter è un quick shifter tranquillo. Quando tu vai un po' forte e quindi il motore lo usi ad alti regimi, il tempo di taglio diventa buono. Quando si va piano il tempo di taglio secondo me è un pochino troppo lento, quindi con un po' un piccolo rimbalzino. In scalata bisogna andarci un pochino con calma, perché se vuoi scalare velocemente le marce non ti viene dietro, ma questo non è un problema né del cambio né del quick shifter, ma di un motore che ha masse volaniche consistenti e non scende di giri così rapidamente, quindi date il tempo al motore di scendere di giri e vedrete che il cambio gli viene dietro. Ritorno su quello che ho detto all'inizio: regolatevi bene la leva, perché una volta che la leva è regolata bene fa sì che voi molliate completamente il comando del pedale, quindi quando magari inserite il rapporto superiore voi sganciate completamente e riaggancia, perché se non sganciate completamente qualche volta non aggancia il rapporto superiore, soprattutto tra seconda e terza. Quindi questo fine tuning della leva secondo me è molto importante, perché una volta che io l'ho sistemato il cambio secondo me funzionava bene. Mappature mi sono piaciute più o meno tutte. Touring e strada sono abbastanza sovrapposte, alla fine cambiano le sospensioni, non l'erogazione. La Sport è più convinta. L'acceleratore è privo di vuoti, è bello preciso, diciamo, soprattutto quando si sta viaggiando. È un po' elastico invece quando dai il colpetto di gas in folle, quindi quando vuoi dare bam, il colpettino di gas non ti viene dietro, sembra quasi, è un po' filtrato, diciamo.
però è un buon gas, la moto non ha on off, quindi questo la rende molto molto piacevole da guidare anche in modo tranquillo. Quindi mappature secondo me promosse. Parlando invece di erogazione, devo dire che questo motore ha una curva di coppia molto piatta, come dicevo è molto elastico, quindi veramente piacevole andarci a spasso. Non ha particolari vuoti ai medi regimi, ha un piccolo flesso intorno ai 5000, ma poi riparte convinto e arriva fino a 9000 giri spingendo bene, quindi è un motore che è centrato, è un motore che fa il Guzzi, come spiegarci. L'erogazione non è super veloce a salire di giri né a scendere, ma è consistente, è pieno di coppia e quindi fa bene il suo dovere. Come dicevo, lo senti un po' nel manubrio, senti un po' i pistoni, ma questa è una cosa che fa del Guzzi un motore Guzzi e quindi è una cosa che viene apprezzata sicuramente da chi queste moto le ama. Coppia di rovesciamento ce n'è ancora un po', quindi quando dai il colpetto di gas diciamo a moto ferma, la moto tende un po' a muoversi, ma molto meno rispetto ai vecchi Guzzi, perché col sistema dell'albero controrotante le inerzie sono state parzialmente annullate. In questo pezzo di prova ho anche avuto modo di provare la moto in due e secondo me è importante perché una moto come questa viaggerà spesso in due. Devo dire non male dal punto di vista della guida, poi approfondirò cosa anche ne pensa il passeggero. Non male, devo dire che è una moto che sente abbastanza il carico. Cosa vuole dire? L'ho trovata quando mi è stata data da un'altra redazione completamente sprecaricata di mono, quindi era molto seduta, faceva fatica un po' a curvare. Ho ripristinato il setting di base, ho seguito le indicazioni di Moto Guzzi che dal libretto usa manutenzione dice che quando si usa con le borse o col passeggero bisogna dare 12 click, quindi 12 giri di precarico. Purtroppo questo sistema di sospensioni semiattive non ha i preload diciamo automatici, ma bisogna andare col pommellone che è vicino un po' al comando del cambio, insomma non è super pratico, ma comunque si fa velocissimo. Ripristinando questa moto con gli assetti standard ho ritrovato la moto che avevo provato in presentazione, quindi bella caricata sul davanti, un davanti che diventa un pochino magari un pochino pesantino, però va dentro in curva, si guida bene, bisogna stargli dietro, ecco, quando la caricate andategli dietro col precarico perché la moto sente parecchio le variazioni. Questo perché probabilmente non avendo il leveraggio, insomma, il cardano fa sì che queste cose siano piuttosto più sensibili. Però detto questo, una volta sistemata la moto si guida davvero molto bene. Io adesso mi godo un po' il panorama di questa bellissima giornata e proseguo col mio giro, poi ci vediamo fra un po', circa 250 km. Eccoci qua, quasi 3/4 del nostro giro, della nostra convivenza con la Moto Guzzi V100 Mandello. Vado un po' in ordine sparso perché ci sono un po' di cose che mi vengono in mente da dire. Innanzitutto l'ho guidata anche di sera, di notte, perché secondo me è interessante, anche perché me l'avete chiesto in tanti. Insomma, i fari delle moto non vengono mai considerati quando si fanno i test, ma su moto che devono viaggiare come questa sono importanti perché finisci anche per viaggiare di notte. Bravi perché hanno fatto una bella illuminazione e si vede bene anche grazie alle cornering lights, perché quando si piega illumina un po' l'interno della curva, quindi da questo punto di vista qua direi V100 Mandello promossa. Salto un po' di palla in frasca, ergonomia, ripeto, mi è piaciuta all'inizio, la sella un filo stranina, nel senso che alla lunga quando cominci a usarla stai un po' di ore in sella, questa sua foggia particolare che risale molto nella parte anteriore ti porta sempre a scivolare un po' indietro. La posizione è un pochino lunga, ogni tanto tu vorresti un po' avanzare, ma la sella ti riporta un po' a sederti in una posizione in cui sei un po', come dire, non bloccato, però stai lì, non puoi andare né indietro né avanti. Magari io ecco l'avrei smussata un pochino di più. Trasmissione del calore. La trasmissione del calore ci sta, devo dire, non è un motore caldo assolutamente, soprattutto nella zona di calzata, probabilmente è una delle moto più fresche che c'è, però ovviamente il calore da qualche parte c'è, lo sposti,
ma prima o poi te lo trovi. Nelle giornate un po' particolarmente calde, magari non vestiti con gli stivali come sono oggi, ma con le scarpe, come ti capita di usare, come mi è capitato di usare in città la moto, il caldo sulla parte bassa, stinchi, caviglie e piedi arriva perché gli scarichi passano proprio di lì in basso, e per cui da questo punto di vista qua, diciamo, niente di insopportabile, anche se non abbiamo ancora avuto delle giornate bellissime e caldissime, però insomma ci arriva. Capitolo borse, buone, simmetriche, un po' larghine rispetto alla moto, quindi quando siete nel traffico state un po' attenti. Capienza, devo dire, molto valida, anche la forma della borsa è regolare, quindi si riesce a caricare bene. L'unica cosa è che state attenti a quando lavate la moto, perché tende un po' a incastrare il gancio, per cui per sganciare la borsa serve un bel colpo secco o comunque uno sforzo superiore a quello che ti aspetti, perché si tende un po' magari a sporcarsi il gancettino. Detto questo, una volta sganciate le borse, la moto è bellissima perché non ha telaietti, cose che sporcano tutta la linea della moto, però ecco, da questo punto di vista qua vi troverete con le borse un po' dure da staccare, dategli una bella ginocchiata e vedrete che le borse si staccano. Guida, capitolo freni, d'anteriore mi piace, fa tutto bene, non ho niente da dire, leva sempre costante, distanza giusta, un bel bite, bella modulabilità. Il posteriore non benissimo secondo me, un po' lungo il comando, almeno su questo esemplare che abbiamo in prova, un po' lunghetta la corsa appunto, e non perfettamente sempre super modulabile. Tornando al capitolo guida, quindi riagganciandomi poi ai freni, insomma, mi avete chiesto tante volte se è più sportiva, più turistica, più naked, più sport touring, insomma quello che è. Guidandola mi viene da dire che è più una touring, si sposta veramente verso il touring più che sullo sport. Si guida bene, soprattutto dopo che resetti tutto, che riporti le condizioni che ti vengono proposte da Guzzi, quindi con i click del precarico mono messi come devono stare anche con le borse. Come ho detto prima, nell'altro intervento, sente molto il carico, quindi andategli dietro. È una moto che va guidata, va assecondata, diciamola così, deve essere bella tonda, è più stabile che agile, non va mai aggredita. Più la aggredisci, più perdi un po' il gusto di guidarla. Quando la guidi bello rotondo, la lasci scorrere, lasci fare alla ciclistica, che è comunque valida, allora la moto è gradevole. Per questo ovviamente preferisce un pochino le strade quelle col flow, quelle belle scorrevoli. Sempre nel pacchetto della moto da turismo, cruise control, devo dire funzionale, anche l'uscita non è male, quindi perché ha il gas con la extra corsa, quindi tutto ok. Mi aspetto negli sviluppi futuri che arrivi anche un radar, perché su questa moto qua ci starebbe anche bene. Più o meno 3/4 di prova, questo è quello che mi sono segnato, ma c'è un capitolo in più di cui vi voglio parlare. Allora, il capitolo è quello del passeggero. So che molti di voi sempre mi chiedono di provare le moto col passeggero. Oggi c'è Alessandro, che è un nostro nuovo collaboratore, lo vedrete anche magari in altre occasioni, ci ha aiutato anche durante la comparativa delle Naked. Alessandro ha 24 anni? 26. Scusate, 26 anni, quindi young people, sportiveggiante, tipello da, come dire, Naked, da Street Triple RS, da Duke 890R, insomma gli piacciono quel genere di moto lì, ma io l'ho voluto oggi con me perché quando si parla di Moto Guzzi, insomma, si parla di una moto, dicono che è una moto un po' da persone come me, di una certa età. Allora Alessandro, intanto lo ringrazio di essersi prestato a farmi da passeggero, quindi adesso a lui chiederemo come va con il passeggero la moto, quindi dal punto di vista del passeggero, a livello di protezione dall'aria, di vibrazioni, ma l'ha anche guidato per un pezzettino, quindi mi interessa avere, come dire, il parere di uno che si approccia a una Moto Guzzi da utente diciamo più giovane e più sportivo. Prima di tutto passeggero. Allora, mi sono trovato bene, devo dire la verità, la posizione è comoda, anche le gambe, i piedi non vanno, cioè si riesce a appoggiare bene la pianta del piede, non va a toccare contro la borsa, ovvero a tenerlo sul tallone, ma appoggia bene il piede, quindi è comodo. Anche la posizione delle mani, c'è abbastanza spazio per afferrare bene le manopole.
e quindi tutto sommato mi sono trovato bene, solo un po' troppa aria magari nella parte alta, quindi sulle spalle, e qualche vibrazione, però niente di fastidioso, ecco. Vabbè, quindi confermiamo il fatto che se si vuole viaggiare, cupolino alto optional tassativo. E, ok, l'hai anche guidata per un pochino, mi interessa sapere perché tu sei un ragazzo, ti ho visto guidare, insomma, sportiveggiante, guidi bene, vai anche forte su strada, quindi sai, guidi le moto leggere, più, come dire, più performanti. Diciamo che approcciarsi una Guzzi è sicuramente un po' strano, ma nei tratti in cui hai potuto guidarla, cosa hai trovato? Allora, sicuramente sono d'accordo con te che ha un animo più turistico rispetto che sportivo, però anche io sono d'accordo che è molto stabile la moto, in curva, meglio appunto se guidata tondeggiante, ecco, i freni funzionano molto bene. Non ha assolutamente on off, quindi anche cambiando tra le varie mappature mi sono sempre trovato bene, l'erogazione è ottima. Unico neo il cambio elettronico secondo me, non sempre però, quindi ci sono delle volte che sia in salita che in scalata funziona perfettamente sia ad alti giri che a bassi giri, delle volte che invece tende un po' a strappare, soprattutto a parer mio da seconda terza. Devi un attimo capire a che numero di giri sei, controllare un po' e insomma. Sì, esatto, è un funzionamento che i tecnici dicono non è replicabile, cioè Okay. non ha dei momenti, non ha un funzionamento sempre costante. Ci sono delle situazioni, confermo che è vero, perché delle situazioni in cui è veramente impeccabile, magari andando con un filo di gas quando vai a spasso e sei con poco carico di gas, diciamo, e pochi giri, oppure quando invece stai andando a manetta col gas tutto aperto, allora lì è una schioppettata. Alcune situazioni intermedie non legge bene diciamo, il funzionamento, quindi secondo me, come dicevo negli altri interventi, va un po' divisa la cosa. Il cambio è un buon cambio secondo me, il quick shifter va rivisto a livello di logiche, ma è una cosa elettronica, si può sistemare. Io direi che, vabbè, grazie Ale, noi adesso ovviamente non lo abbandono qui, torneremo verso casa e un altro pezzo da passeggero e noi poi ci vediamo per le conclusioni. Va bene, grazie a tutti. Bene, 1000 km completati, chiudiamo la prova un po' come l'abbiamo iniziata, cioè con la pioggia, in mezzo un po' di sole l'ho trovato, insomma mi sono anche divertito a guidare la V100 Mandello, pioggia che in questi giorni purtroppo è inevitabile, anzi tutta la mia solidarietà alle popolazioni dell'Emilia Romagna che veramente sono devastate dal maltempo e dagli allagamenti. Veniamo al piccolo riassunto finale sulla V100 Mandello. Beh, innanzitutto, come ci siamo detti, che moto è la V100 Mandello? Dopo averla guidata per un po', appunto propendo per la definizione di crossover, la protezione aerodinamica come sapete non è da GT, buona nella parte alta, un po' meno nelle spalle, del resto basta vedere dove sono bagnato in questo momento per capire che gambe, ginocchia, parte bassa delle gambe sono ben protette, busto è ben protetto più che altro per le alette che secondo me sono più vantaggiose quando piove che per l'aria in sé. Parte alta invece è un pochino scoperta, quindi da questo punto di vista sapete che se volete viaggiare, l'ho già detto, parabrezza alto assolutamente inevitabile. Torno un attimino sulle mappature che mi sono piaciute, sulle sospensioni. L'assetto abbinato alla mappatura Touring è quello più rilassato, con le sospensioni che lavorano un po' più morbide, e mi è piaciuto abbastanza quando volevo guidare in modo tranquillo. Lo sport, devo dire che le mappature sono tutte centrate, la strada è un po' sovrapposta con lo sport perché alla fine ha una risposta un po' più morbida, ma le sospensioni sono praticamente le stesse. Per cui devo dire che assetti centrati, risposta al gas sicuramente centrata, mappature azzeccate, no on off, assolutamente privo di on off. Motore che mi è piaciuto moltissimo, soprattutto andando in giro molto tranquillo, buttando dietro una marcia dietro l'altra, quasi come se fosse non dico un Harley, ma poco ci manca. Sfruttare la coppia, la regolarità di erogazione ai bassi regimi è veramente il massimo per un motore come questo. Un motore che
trasmette il suo carattere a tutta la moto, quindi non abbiate paura guzzisti, ritroverete la Guzzi che vi piace tanto, e non abbiate paura non guzzisti, perché troverete una moto che ha una guida assolutamente moderna. Consumi alla fine del giro, confortati anche dai test che ho fatto col benzinaio, quindi misurando anche i rifornimenti pieno, 6 litri per 100 km, direi un consumo adeguato alla moto che è e alla cilindrata di cui stiamo andando a parlare, quindi niente di eccezionale ma neanche troppo alto, quindi un consumo direi assolutamente centrato. Piccola chiusura sulla trasmissione, come vi ho detto, cardano veramente ottimo sotto tutti i punti di vista, cambio e frizione, come abbiamo detto già più volte negli interventi, vanno un attimino azzeccati, ripeto, ribadisco, secondo me regolarsi bene la leva è una chiave per poter avere un cambio che funziona sicuramente meglio. Io tra prima e seconda usavo spesso la frizione che però, devo dire, è un pochino dura. Molti comandi con questo comando radiale della Brembo sono spesso duri, anche di altre marche, quindi secondo me lì è un punto su cui ci si può andare a lavorare. Alla fine V100 Mandello, moto che apre il nuovo corso di Guzzi, ve l'ho già detto, lo apre alla grande secondo me, è un progetto che è tutto nuovo, per cui lasciamo il tempo ai ragazzi di Guzzi di lavorare, di limare i piccoli spigoli che si possono limare, una moto che secondo me con l'arrivo della Stelvio questa piattaforma potrà dire veramente la sua, consuma il giusto, va bene per viaggiare, non è una moto super riposante, diciamola così, per cui farsi 2 milioni di chilometri in un giorno solo, ma è una moto con cui ci si può divertire oppure andare a spasso allo stesso modo. Il motore sicuramente è il suo punto di forza, è una moto che c'entra un po' diciamo un segmento, quello delle sport touring, dove si chiede che venga fatto più o meno bene tutto, e lei diciamo che più o meno bene tutto lo fa. Questo è quello che mi sono segnato in questa lunga convivenza con la V100 Mandello, in cui ho preso un po' di pioggia, un po' di sole, curve larghe, curve strette, insomma l'ho guidata più o meno su tutti i terreni, anche in due. Ovviamente mi sarò dimenticato qualcosa, vorrete chiedermi qualcosa di più, qua sotto nei commenti io sono sempre disponibile. E cosa dire? Iscrivetevi al canale perché vogliamo arrivare a 100.000 molto velocemente. Noi ci vediamo al prossimo video e anche al prossimo 1000 km con.